Non ho mai usato nella mia vita, eppure sono qui, su questo palco, abbagliato dalle luci, da solo, a parlare di solitudine. Ci tendevo a presentarvi questo ragazzo. Lui è un hikikomori. Ma chi è un hikikomori? Adesso vi spiego tutto. Un hikikomori è un fenomeno sociale di origine giapponese dove l'individuo tende a distaccarsi dalla vita sociale, tendendo a isolarsi e a sconfinarsi. Ma questo perché? È facilissimo capirlo. Nella società giapponese, già dall'infanzia, l'individuo è sottoposto a un eccessivo carico di responsabilità e stress. Dalla nascita, la persona può essere definita non eccellente. Questa realtà non è presente solo dall'altra parte del globo. In Italia sono più di 100.000. 100.000 questi cosiddetti hikikomori. Queste persone nel loro mondo si sentono al sicuro, come a voler sfuggire dalla realtà. Sfuggendola, infatti, però, cercano di creare nuovi legami, a modo loro ovviamente, attraverso videogiochi oppure mettendosi in contatto con l'esterno attraverso la tecnologia. Non vi pare un po' paradossale? Ho notato che anche noi usiamo il telefono per restare connessi gli uni con gli altri, ma non ci rendiamo conto che questo legame è illusorio. La mancanza di contatto visivo porta a un'estremizzazione delle emozioni. Vi faccio un esempio. Vi è mai capitato di esporvi su un social network ricevendo magari commenti negativi da chi vi stava vicino? Magari perché non vi riteneva omologata la massa, oppure semplicemente vi riteneva strano. E allora ci si ritrova a sentirci soli, anche quando si è circondati da persone, conoscenti, amici o famiglia. In questo periodo tra Covid eccetera mi chiedevo, ma questi 9 mm di schermo ci stanno davvero avvicinando oppure ci stanno semplicemente allontanando senza rendercene conto? Alzi la mano chi non si è mai sentito solo, almeno per un istante durante queste varie quarantene. Non siete timidi? Non c'è nessuno? Qualcuno? 1, 2, 3, 4? Beh dai, la minor parte. Perché la maggior parte ha avuto questa sensazione. Aristotele diceva che un animale come l'uomo non è fatto per stare da solo. Anzi, abbiamo tutti bisogno di qualcuno che stia al nostro fianco. Chi trova compagnia nella famiglia, chi negli amici. E per quanto vogliamo stare un attimo da soli, è pur sempre un momento, magari per riparare la nostra persona dall'interno. Persino gli eremiti, persone da sole, isolate su montagne molto alte, cercano o magari sono già in compagnia di qualcosa che sia sufficiente per loro, qualcosa in cui credono. E allora mi chiedo, perché abbiamo paura della solitudine? Basterebbe stare vicini gli uni con gli altri, per esempio, perché ammettiamolo, nessuno vorrebbe provare quel vuoto silenzioso e buio. Vorremmo tutti delle braccia, perché sono fatte per questo le braccia, in avanti per abbracciarci, per portare gli altri quasi dentro di noi, il più vicino possibile. E allora impariamo ad abbracciare anche la solitudine, a stringerla come se fosse la nostra amica più stretta e teniamo bene a mente, come diceva Balzac, che sì, la solitudine è bella, ma abbiamo tutti bisogno di qualcuno a cui dire che la solitudine è bella. Grazie.